Salve a tutti, benvenuti a questo quinto video della serie The Bass Journal, che rappresenta in un certo senso una parentesi rispetto ai precedenti video, poiché dopo quello basato sulla tecnica della mano destra e sulle varie possibilità di emettere il suono con la mano destra, mi è sembrata un'idea interessante spendere qualche minuto su una questione annosa che riguarda il basso fretless, quello che secondo me è il vero basso elettrico, a dispetto di quello con i tasti. Dico questo perché il basso fretless ha delle caratteristiche simili alla voce umana e allo strumento acustico, al suo, progenitore, il contrabbasso, che in qualche misura lo rendono più facilmente personalizzabile, anche se bisogna dire che l'ombra di Jaco Pastorius gravita ovviamente su tutti noi che suoniamo questo strumento meraviglioso. Quindi diciamo che Jaco negli anni 70 ha settato in un certo senso lo standard di un certo tipo di sonorità, ma ci sono tanti altri musicisti che hanno in qualche modo aggiunto delle firme importanti alla letteratura di questo strumento e quindi alla possibilità di personalizzarlo. Sicuramente uno degli aspetti più importanti, secondo me il meno valutato dal punto di vista di chi spesso suona questo strumento come secondo strumento, è quello del vibrato. Il vibrato sul basso fretless è una tecnica in un certo senso decisiva per la caratterizzazione del suono e dello stile di chi suona. E su questo sono spesso in disaccordo con molti di cui leggo in rete riguardo al fatto che lo strumento debba miagolare. Lo strumento ovviamente può e deve miagolare perché è ovvio che è una sua caratteristica, ma l'idea che qualsiasi nota debba miagolare secondo me è sbagliata. Cioè, l'idea di sentire su qualcuno suonare una nota è insopportabile per me personalmente. Diciamo che un punto di riferimento molto importante per me nell'uso del basso fretless è il suono che Jaco Pastorius utilizza in Avona, nella celebre versione del brano dei Weather Report, in cui il basso non è affatto differente dal basso coi tasti, come suono, come intenzione, come attacco, come incisività, ma comunque conserva delle caratteristiche di espressività molto importanti. Questo risultato si raggiunge, secondo me, innanzitutto studiando particolarmente l'intonazione e concentrandosi sull'attacco e quindi pensando di emettere il suono con un attacco simile al basso con i tasti. Ovviamente, come abbiamo visto nel video precedente, non è l'unico modo, perché anche questo è un suono plausibile a seconda anche del registro in cui si suona e del ruolo che si svolge, se di accompagnamento o solistico. Ma diciamo che una cosa molto importante, un ruolo decisivo è rivestito dall'uso del vibrato, che viene spesso utilizzato in maniera, secondo me, esagerata.
io personalmente faccio riferimento a 3 stili legati il più delle volte alla voce umana. Innanzitutto, una considerazione riguardo al jazz è quella che il jazz dopo Miles Davis è cambiato in relazione alla pronuncia, in relazione all'uso del vibrato stesso. Il vibrato è diventato molto più scarno, spesso assente nella tromba di Miles Davis, e questo ha cambiato un po' le carte in tavola rispetto a chi suonava prima, a Louis Armstrong, lo stesso strumento, o altri strumenti come Lester Young, che facevano un uso del vibrato, Bix Beiderbecke stesso, che facevano uso del vibrato spesso strumentale, nel senso che il vibrare aiuta l'intonazione, ovviamente, ma eccessivo. Questo derivava anche dallo stile dei cantanti, probabilmente, dell'epoca e del canto lirico. Quello che per esempio è caratterizzante nei vari cantanti è l'uso del vibrato a seconda dei momenti e anche a seconda del registro. Quindi diciamo che possiamo assistere a uno stile piuttosto scarno. Diciamo che Giaco in un certo senso si ispirava alla vocalità di Frank Sinatra, e infatti il vibrato era spesso assente. Se io penso a temi come questo, vedete che il vibrato è praticamente assente, tranne nelle note più lunghe. L'uso che sento indiscriminato del vibrato spesso porta a suonare dei temi del genere in questo modo. Francamente sto esagerando, però è vero che è un uso incontrollato del vibrato, secondo me, rovina completamente le potenzialità di questo strumento, le compromette le possibilità di questo strumento. E quindi l'idea è quella di controllare il vibrato. Ci sono alcuni strumentisti che si ispirano a Stevie Wonder, tipo Marcus Miller, con un vibrato più stretto e soprattutto comportamento. Altri che non lo adattano affatto, altri invece che si ispirano, ed è forse il mio caso, a Pavarotti, che per quanto sia un cantante che non amo particolarmente stilisticamente, a cui però non si può disconoscere un valore, no? Un valore assoluto. E la sua caratteristica era quella di stringere il vibrato mano a mano che la nota si allungava, per cui in questo questa è l'idea, almeno diciamo lo stile che io perseguo. E le mie fonti di ispirazione sono state, oltre a Pavarotti, le voci femminili, ma questo nel registro più alto, nel registro in cui il basso può incrociare una voce femminile, diciamo questo. Che è un po' più stretto, è un po' più femminile. Però diciamo che la cosa molto importante, secondo me, è scegliere la propria direzione, scegliere il proprio suono, scegliere la propria ispirazione. E quindi avere il controllo. Per il controllo del vibrato vi suggerisco un esercizio molto semplice, che è questo. Usare il metronomo, o comunque darsi un tempo prestabilito, e pensare di utilizzare il vibrato su una serie di note, diciamo 3 note, facciamo Do, Re e Mi, oppure fino a Sol. E pensare il vibrato a semi minime, ovvero vibrare soltanto
per ogni quarto. Se questo è il tempo, 1, 2, 3, 4. Sembra un esercizio molto sciocco, ma in realtà ci dà il controllo anche della tecnica. Vedete che io delle volte stacco il pollice per avere la libertà di vibrare senza irrigidire la mano. Questa è una cosa un errore che succede spesso, che accade spesso, è quello di stringere di più perché si vibra. Invece al contrario, bisogna alleggerire la pressione, pesare con il braccio sulla corda e anche liberare il pollice, permettendo alla mano di oscillare e di essere con le altre dita sempre rilassate. Dopodiché si può passare a suonare per crome, quindi 2 vibrati per ogni movimento, quindi 3 and 4 and. Oppure fare delle note più lunghe. Dandosi il tempo con il braccio. Ovviamente si può fare a terzine, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si può fare a quartine. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sto alzando le dita in maniera tecnicamente, tra virgolette, sbagliata, per liberare il mignolo e dargli la possibilità di essere libero. Dopodiché, ovviamente si può andare oltre, stringere la misura che vi pare, ma. Aggiungere un po' di portamento. Portamento tra una nota e l'altra. In differenti modi, con delle acciaccature, con dei glissanti. Questo è quanto. È un esercizio molto semplice che ci aiuta a controllare passando, che ne so, da un vibrato lento a uno più stretto. Vedete andando nel registro alto il vibrato si stringe. Questa è ovviamente la mia idea. Ognuno può
sforzarsi di trovare la propria, esercitandosi nel vibrare a tempo e nel passare da una figura ritmica all'altra, provando a registrarsi ed ascoltare la propria espressività con fare critico e poi a fare le sue scelte. Non è detto che la mia via sia la migliore, probabilmente non lo è, ma ognuno può trovare il suo suono, secondo me, personalizzando il proprio vibrato e avendo le armi per decifrarlo, per decodificarlo, basandosi proprio sulla suddivisione ritmica del movimento che il braccio esegue. Spero di esservi stato utile e se vi va mettete un like o lasciate un commento o iscrivetevi al canale e probabilmente vedrete altri video come questo. Grazie e arrivederci.